Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Nel video di oggi, come avrete visto dal titolo, vi parlerò dei prodotti che ho terminato recentemente, un format che ormai vi ripropongo da anni e tra l'altro però anche una tipologia di video che mi piace tantissimo guardare da spettatrice, perché essendo un'avida fruitrice di recensioni di vario genere, trovo che i video dedicati ai prodotti finiti mi forniscano delle informazioni un po' più concrete, un po' più dettagliate, proprio perché appunto basate su un uso continuativo. Non so se capita anche a voi, a me capita abbastanza spesso di innamorarmi di un prodotto al primo utilizzo e poi col passare del tempo invece scoprire delle cose che mi fanno un po' cambiare idea, o al contrario un prodotto che all'inizio mi lasciava abbastanza indifferente poi sul lungo raggio invece mi conquista. Perciò, se anche voi la pensate come me, spero che apprezzerete questo video, tanto più che, piccola premessa, è un video abbastanza lungo. Spoiler! Anche perché se guardate i miei video dedicati ai prodotti preferiti del mese, saprete che dall'inizio dell'anno sto cercando, con risultati così sempre un po' alterni, di ridurre il numero dei nuovi acquisti e andare invece un po' a riscoprire e riutilizzare prodotti che posseggo già, il che comporta chiaramente che il numero dei prodotti terminati è esponenzialmente aumentato. Se questo non bastasse, amici cari, ho anche fatto un po' di ordine all'interno soprattutto della mia collezione di trucchi e sono andata a liberare, ho lasciato andare un po' alla Marie Kondo una serie di cose che fondamentalmente erano scadute. Perché poi sono sempre stata una che in realtà non dava grandissima importanza alla scadenza dei trucchi, un po' pensando vabbè, ma sì, ma che sarà mai. Poi ti ritrovi che ti vengono fuori degli sfoghi che sembri slot dei Goonies, ti gonfiano gli occhi, pianti così proprio, e tu che dici ma come mai? Io non capisco. Eppure l'ho sempre usato questo prodotto, e sì, lo usi dal 1985, è scaduto 15 anni fa, magari, E quindi mi sono liberato, ho lasciato andare così con grande tristezza anche 2 o 3 cosette che fondamentalmente erano scadute. Il che ci porta al video di oggi, che comprende quindi un numero spropositato di prodotti terminati e o scaduti. Tanta roba, perciò se volete mettete in pausa il video, prendetevi qualcosa da bere, mettetevi comodi, togliete le scarpe, allungate le gambe, perché oggi ce n'è veramente un botto di roba della quale vorrei parlarvi. Cercherò di essere breve indicandovi comunque le cose fondamentali, non so se riuscirò a parlare proprio di tutto, ma ci si proverà insieme, perciò se voi siete pronti, adesso la poso perché mi fa male il braccio, io direi di cominciare. Direi di cominciare dai trucchi, che di solito in questi tipi di video dei prodotti terminati sono quelli, la categoria un po' più esigua, ma questa volta ce n'è veramente un bel po'. Partiamo con i mascara. Dunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ben 6 mascara terminati e o scaduti. Sono stata brava, no? Partiamo con questo che è di sicuro il più anziano, il saggio del gruppo e allo stesso tempo il mascara che è scaduto da tipo 10 anni. Perché normalmente, se non ricordo male, esatto, i mascara hanno una vita di 6 mesi. Ora, non dico proprio che uno ogni 6 mesi deve cambiare mascara, perché non so neanche se in 6 mesi lo finisco io un mascara. No, anzi, è la certezza. Questo però l'ho comprato tipo, poteva essere il 2006, 7, forse il 2009, voglio esagerare, 10 anni fa è ancora qui con noi. E tra l'altro credo di averlo utilizzato fino all'anno scorso. E poi grandi occhi che lacrimano e chissà perché, Complimenti. Si tratta in ogni caso del Clump Crusher della CoverGirl, tra l'altro un mascara water resistant, come diavolo si dice già in italiano? Quelli che anche con l'acqua non vanno via. Brava, va bene. Non so se in Italia si trova, non so neanche se lo fanno ancora, diciamoci la verità. In ogni caso era un mascara che mi piaceva moltissimo, di quelli con, posiamone qualcuno, con lo scovolino
l'applicatore, non so mai come chiamarlo, in plastica rigida con le setole ben divise, che andava veramente a dividere e allungare le ciglia in modo ordinato, perché in generale non amo molto i mascara che fanno quell'effetto delle ciglia che si appiccicano poi belle. Preferisco quelli appunto che allungano e dividono. Poi abbiamo ben due Lash Sensational della Maybelline. Per un lungo periodo il Lash Sensational è stato il mio mascara preferito, e quindi li compravo anche un po' a coppie, perché poi lo finisco e non ne ho un altro, certo, ma ben due, uno è finito, l'altro è scaduto, credo. Di nuovo parliamo di mascara con l'applicatore in plastica rigida, questa volta leggermente curvato. Mi piace molto appunto questo genere di mascara, non è che ci sia molto altro da dire, questo credo si trovi ancora un po' in tutti i supermercati, continua ad essere un ottimo mascara, negli anni però ne ho scoperti altri che mi hanno conquistato un po' di più. E restando in casa Maybelline abbiamo anche questo, che è il The Rocket, che forse è ancora di un periodo precedente al Lash Sensational, e anche questo è stato per anni il mio mascara di riferimento. Sempre ottimo rapporto qualità-prezzo, uno dei primi, se non ricordo male, con questo applicatore appunto in plastica rigida invece di quelli con le classiche setole. Questo è scaduto. Ma è scaduto anche perché era tipo il 10° di una serie e non ce l'ho fatta a usarli tutti. Questo abbiamo dovuto, io plurale majestatis e me medesima, dirgli addio, anche perché comunque avevo smesso di utilizzarlo. E poi abbiamo due rappresentanti del mio mascara preferito del momento, che è il Roller Lash della Benefit in versione madre e figlio, nel senso in full size e in travel size. È un mascara che mi piace veramente un botto, lo ricompro spesso insieme a quello della NYX, il Worth the Hype, e di nuovo, come potete vedere, applicatore con setole rigide in plastica leggermente curvato a morte sua. Mi piace molto, allunga, divide, separa le ciglia e comunque è molto intenso e pigmentato. Lo capite dal fatto di nuovo che ne ho due e tutte e due in questo caso li ho terminati, non sono scaduti, e ne ho un altro nella mia collezione di trucco che non è ancora scaduto e che continuo ad utilizzare. E questo conclude la categoria mascara. Già sto parlando da quasi 5 minuti. Procediamo a passi lunghi ben distesi con la categoria correttori. Vediamo se li prendo tutti, speriamo. 3 correttori, tutti e 3 finiti, no, mi correggo, 3 finiti e 1 scaduto. Partiamo con quello scaduto, che è un grande classicone, il Cancella Età Age Rewinder della Maybelline, se non sbaglio, sì, yes. Il Cancella Età della Maybelline, che è stato anche lui per tantissimo tempo uno dei miei correttori preferiti. Credo lo conosciate tutti perché ha avuto un discreto successo, ha la sua spugnetta in cima, poi si gira ed esce il prodotto. Come potete vedere non è finito ma quasi, e anche lui, poraccio, è scaduto prima di poterlo terminare. È comunque un ottimo prodotto che, se ancora si trova nei supermercati, non lo so perché è un po' che non lo ricompro, vi consiglio di provare perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e va davvero a coprire le imperfezioni, e se lo scegliete di una tonalità un po' più chiara rispetto alla vostra pelle è anche molto illuminante. Poi abbiamo un grandissimo classico mio, il Lasting Perfection di The Collection, un brand inglese credo, o comunque io l'ho sempre solo comprato a Londra, in Italia non l'ho mai visto. Un ottimo correttore, anche qui ottimo rapporto qualità-prezzo, non so appunto se si trova qui da noi, ma se capitate in Inghilterra e cercate un correttore a un prezzo modico che dia degli ottimi risultati, questo non è niente male. Copre tutte le imperfezioni, illumina, non finisce nelle pieghette, insomma ottimo prodotto. Questo è finito, ne ho un altro che ho preso l'ultima volta che sono stata a Londra nella mia collezione, quindi posso già dirvi che per me pollicioni alzati a tutto andare. E poi abbiamo il carissimo Lock-It, il correttore di Kat Von D. Quando è uscita la linea di Kat Von D io mi sono innamorata di gran parte dei prodotti che ha lanciato. Devo dire che adesso un po' mi è passata l'infatuazione,
Questo è un correttore molto coprente, ma proprio tanto coprente. Quindi messo a coprire le occhiaie tende un po' a finire nelle rughette perché è davvero pastoso. D'altro canto, se volete nascondere un brufolo, questo proprio fa effetto cemento sopra che non si vede più niente. Ho continuato a usarlo, tant'è che l'ho finito. Sembra sempre che ce ne sia ancora in questi correttori, poi però a tutti gli effetti non ce n'è più. E tra l'altro l'ho finito sul fil di lana perché stava proprio per scadere, se non era già scaduto. Cosa possibile, però appunto secondo me un po' di tolleranza ci può stare. Ve lo consiglio soprattutto se siete un po' più giovani, ve lo sconsiglio se avete passati 40 perché nelle rughette questo un po'. Poi salutiamo il Lockheed che ci ha abbandonato definitivamente cadendo dalla sedia che ho qua di fianco. Questo è un prodotto che invece ho dovuto lasciare andare senza averlo finito, che è il Bamboo Glow della Herborian, un brand coreano. Questa è una sorta di via di mezzo tra una crema idratante, chiamiamo così, e un primer che dà questo effetto dewy, come dicono in inglese, cioè di brillantezza, di luminosità dall'interno. Mi era piaciuto molto, però alla fine come primer non era proprio l'optimum, mettiamola così, non è che facesse durare il trucco poi così più a lungo, e come crema non era niente di che, e quindi poco per volta l'ho un po' dimenticato e alla fine è scaduto. Tra l'altro aveva una durata di 6 mesi, questo l'ho comprato decisamente più di un anno fa e a un certo punto quando ho fatto pulizia ho deciso è meglio che no, è meglio che lo lascio andare prima che mi faccia venire sfoghi assurdi, però niente, in realtà non ve lo consiglio più di tanto. L'ho messo anche, ecco, questo è un classico esempio di un prodotto che ho messo tra i miei preferiti del mese, che però poi sul lungo raggio, per capire, famo a capisse. Andiamo avanti e parliamo invece di primer. Iniziamo con un grande classico degli ultimi mesi che è la Unicorn Essence di Farsali, il mio primer di riferimento dall'anno scorso, da quando l'ho provato fondamentalmente. Ve ne ho parlato 1 milione di volte, quindi non mi dilungherò troppo. Mi piace perché ha questo applicatore con la pipetta, molto leggero, molto facile da stendere, profumo di zucchero filato, per dire, e fa davvero durare il trucco più a lungo senza però andare a chiudere troppo i pori, quindi per me ottimo primer, sempre consigliatissimo. Dopodiché sono riuscita a finire anche il Pro Filter, il primer di Fenty Beauty, il brand di Rihanna, che devo dire è anche un buon primer, leggermente più corposo rispetto al Unicorn Essence che è tipo un siero, questo è invece più tipo una crema idratante come consistenza. Anche questo dà degli ottimi risultati. Vi dirò di più, fra tutti i prodotti di Rihanna che ho provato, sulla scia soprattutto dell'entusiasmo iniziale, questo forse è uno dei miei preferiti. E credo di aver detto già tanto con questo. Il mio preferito è il primer. Vabbè. Come vi dicevo, non troppo pesante, comunque, più pesante del Unicorn Essence, ma non pesantissimo, anche questo non va eccessivamente a chiudere i pori, a fare l'effetto silicone, e quindi ve lo consiglio. Se non l'avete mai provato vi consiglio prima gli Unicorn Essence ma poi anche questo di Fenty Beauty. E poi ho ancora un primer che in realtà ho comprato di nuovo 1 milione di anni fa o forse 2, ce n'è dentro ancora un po', ma per la mia salute e la salute della mia pelle ho deciso di dirgli addio, di lasciarlo andare, ed è il Foundation Primer Oil Free di Laura Mercier, un brand che mi piace moltissimo, un po' difficile da trovare in Italia, si trova ma solo in certe profumerie, diciamo non proprio dappertutto, anche abbastanza caro. Un primer che prima di scoprire quelli che vi ho appena mostrato mi piaceva anche abbastanza, ma devo dire adesso col famoso senno di poi non lo ricomprerei. Un po' più unto, un po' più siliconico, poi magari dentro non ne ha assolutamente di siliconi, non lo so, ci vorrà un'ora a leggerlo, quindi ve lo risparmio, ma in ogni caso, così, per esperienza personale, non lo ricomprerei, tant'è che non l'ho finito e aveva una durata di 6 mesi, io l'ho comprato tipo 3 anni fa e l'ho ancora usato fino, credo, all'anno scorso. Poi uno si chiede perché. Questi brufoli perché? Ok,
Ok, passiamo adesso ai fondotinta, ne ho due, sì, due. Uno è questo, di nuovo Pro Filter Foundation di Fenty Beauty, il brand di Rihanna. All'inizio grande entusiasmo per questo fondotinta. Quando Rihanna ha lanciato Fenty Beauty avevo comprato una serie di cose, fra le quali appunto il fondotinta. L'ho finito, anche se sembra di no, ma vi assicuro che non ce n'è più. Però ci sono dei però. Il primo però è che tende ad ossidarsi abbastanza in fretta. Diciamo che normalmente io tengo su, come penso molte di noi, il fondotinta dalla mattina alla sera, cioè mi trucco la mattina e poi mi strucco la sera. Questo verso metà pomeriggio iniziava proprio ad ossidarsi, a cambiare leggermente colore, a diventare un po' più caldo, un po' più scuro e anche a perdere un po' di consistenza, ed avendo io una pelle mista con delle zone profondamente grasse, non è che andasse a finire sempre proprio nel migliore dei modi. Ragion per cui non lo ricomprerei. Sicuramente sul mercato ci sono dei fondotinta migliori per la mia pelle che ho scoperto, deo grazie, che sto utilizzando. D'altro canto va detto che magari con una tipologia di pelle diversa questo fondotinta potrebbe funzionare invece per voi. Ha un'ottima coprenza e comunque un finish abbastanza naturale, che sono due qualità non proprio da buttare via. Il secondo fondotinta che ho è scaduto, ma è anche finito, nel senso che ce l'avevo lì e continuavo a tenerlo lì così un po' per affezione. Poi quando ho provato a utilizzarlo l'ultima volta, un mese o due fa, non ce n'era più, l'ho riposato lì così un po' distrattamente. Poi guardo, in realtà anche questo aveva tipo 6 mesi di vita, l'ho comprato 5 anni fa. La particolarità, intanto cos'è, non ve l'ho ancora detto, è il Light Expert Click Brush della By Terry, e la particolarità è che ha il pennello all'interno della confezione, che lì per lì, che bel, poi se ci pensi è anche un po' antigienico, perché come lo lavi il pennello built in all'interno della confezione, non lo lavi. E quindi di nuovo irritazioni e chissà perché. Però va detto che funziona praticamente così. Ne è uscito ancora un po'. Pensa, quindi ancora un po' ce n'era. Giusto in tempo per macchiarmi i pantaloni. Ma grazie. Comunque appunto click, nel senso che si faceva click qui di sotto, usciva il prodotto e poi lo si stendeva direttamente col suo pennellino fornito all'interno. Un buon prodotto, abbastanza leggero, perfetto soprattutto per i ritocchi in corso d'opera, cioè i ritocchi in giornata. Adesso ho una macchina di fondotinta sui pantaloni e sulle dita, ma non importa. Un buon prodotto, però appunto usato da solo non era per i miei gusti abbastanza coprente, è rimasto un po' così nelle retrovie, tant'è che è scaduto e io ho continuato ad utilizzarlo comunque nonostante tutto, ma alla fine è arrivato il momento di salutarlo. Ce n'è dentro credo uno sputacchio, che è quello che mi è finito sui pantaloni, quindi tutto sommato sono anche riuscita quasi a finirlo, che sarebbe stato meglio invece da buttarlo via forse anni fa. Andiamo avanti, passi lunghi e ben distesi. Abbiamo un altro grande classicone, il Wunderbrow, il gel per sopracciglia della Brow, non ricordo mai come si chiama l'azienda che lo fa, non importa, prodotto abbastanza famoso, un gel che va proprio a fissare le sopracciglia, e anche se uno fa il bagno in piscina, si passa le mani così fortemente, non lo faccio adesso perché non ce l'ho su, non se ne va. Che è un'ottima cosa, soprattutto in estate. Io ne ho sempre uno di scorta, anche in questo momento. Un prodotto che vi consiglio appunto in estate, quando magari andate in spiaggia e anche se non vi truccate, avete delle sopracciglia così come le mie un po' sparse, un po' con delle zone di deserto del Sahara. Questo almeno le sopracciglia sono a posto, che secondo me già fa la differenza. Poi il giorno che mi deciderò a fare tipo il microblading o roba del genere non sarà mai troppo tardi. Per adesso non ho ancora avuto né voglia né coraggio di farlo, però questo è un ottimo prodotto. Come al solito mi perdo a parlare della rava e la fava e sto video durerà 72 anni. Procediamo, passi lunghi e ben distesi. Dai, un blush, un fard si dice in italiano, di Laura Mercier, uno dei miei preferiti. Anche questo devo dirgli addio, è quasi finito.
ma non del tutto, si potrebbe ancora utilizzare, salvo che questo l'ho comprato di nuovo 4-5 anni fa, in questo caso la scadenza era di 12 mesi, vabbè, l'ho utilizzato fino all'altro ieri. Poi ho deciso di fare questa pulizia e se ne andrà, mi dispiace perché è veramente un ottimo prodotto, salvo poi che ne ho altri 5 di blush, se non 6, quindi non è che resto senza. Questo è il colore Rosebud, Laura Mercier è un ottimo brand, mi piace perché è in, diciamo così, un formato crema, come possiamo dire, non è liquido, non è polvere, è cremoso e quindi va proprio a creare quell'effetto bello, un po' più luminoso. Inizio ad essere un po' insofferente verso i fard in polvere, mi piacciono molto di più quelli in gel o in crema come questo, che vi consiglio tantissimo, sono abbastanza certa che sia ancora a tutt'oggi in produzione. Poi abbiamo uno spray fissante per il trucco, sempre lui, l'All Nighter della Urban Decay, a forza di parlare, ciao, in versione Pollution Protection, che è un po' l'ultima versione che hanno lanciato. Quest'anno era tutto contro l'inquinamento, che ci sta perché in effetti l'ho finito perché lo uso praticamente tutti i giorni per fare in modo che il trucco che faccio la mattina cerchi di arrivare quasi diciamo in condizioni accettabili anche a sera, e ve lo consiglio, è uno dei migliori secondo me, anche fra tutti quelli che Urban Decay propone. Questo secondo me li batte tutti proprio di due spalle. E ovviamente Sarà Sandir l'ho già ricomprato. Qui invece abbiamo uno spray della Tatcha, un brand in Italia introvabile, perché non so, perché non è distribuito, volevo dire perlomeno per quel che ne so io, introvabile. Luminous Dewy Skin Mist, me l'ero fatto comprare da una mia amica quando è stata in America. È proprio come dice il nome, uno spray che va a illuminare, che si può utilizzare sotto il trucco ma volendo anche sopra il trucco. L'ho usato tutto, mi è piaciuto, non lo ricompro perché non è possibile, ma devo dirvi la verità, forse non lo ricomprerei neanche se fosse facile trovarlo, perché tutto sommato non è che faccia questa differenza sconvolgente. Santa Maria, sto parlando da 82 ore e siamo ancora in questa situazione qua. Andiamo avanti, cerchiamo di essere un po' più veloci. Abbiamo un eyeliner, è stato per lunghissimo tempo questo il mio eyeliner preferito, ovvero il Tattoo Liner di Kat Von D, ed è ancora, devo dire, uno dei prodotti di Kat Von D che più mi piace fra tutti quelli che ho testato. È in condizioni pietose, è finito, non scrive più, però è un ottimo mascara, molto facile da usare perché ha la punta in feltro, che è la tipologia che prediligo, pigmentatissimissimo, sta su tutto il giorno, non si sfalda, non perde pezzettini, insomma ottimo mascara, sì. Ottimo eyeliner, consigliatissimo. Bene, no, c'è ancora una cosa per la categoria del trucco. Ok, forza e coraggio. Una palette di ombretti che non ho finito, non so voi, ma io non credo di essere mai riuscita a finire tutta una palette di ombretti nella mia vita intera. È scaduta, tra l'altro appunto queste durano circa 2 anni, se non leggo male, 24 mesi. Questa l'ho comprata credo 6, 7, 8, anche forse 10 anni fa, ma forse pure più di 10. Una palette della Lorac, un brand che in Italia non è distribuito, l'avevo presa in America, me ne ero innamorata follemente. Ha queste tonalità che ancora adesso amo molto, quindi dorati, marroni con dei rosati, i metallici spaccavano, proprio una pigmentazione che mollala. E però è arrivato il momento, Marie Kondo insegna, di lasciarla andare. Grazie palettina, sei sporca da far schifo, sei scaduta da 1.000.000 di anni, è il momento di salutarti. Ciao. Tra l'altro non so neanche se la facciano ancora sta palette, anche dovesse capitare in America, quindi vabbè, salutiamola. Passiamo adesso alla cura della pelle, veloci. Ho ben 3 maschere della The Body Shop, tutte e 3 non sono riuscita a finirle, ho dovuto buttarle via, perché a forza di comprare maschere poi alla fine la faccia una ne ho e non è che posso fare maschere
ogni 4 minuti della giornata, ne avrò 2000. Queste le avevo prese anni fa, hanno una durata di un anno, erano decisamente scadute e ho pensato che essendo maschere per il viso forse era anche il caso di lasciare andare. Una è la Ethiopian Honey Deep Nourishing Mask, appunto del The Body Shop, ottima maschera molto idratante a base di miele etiope, ottima maschera, molto simile come consistenza a quella alla Rose Hydration Face Mask della Fresh, che è una delle mie preferite. Aveva questa consistenza in gel molto piacevole, la trovate ancora da The Body Shop. Sono delle ottime maschere anche per il rapporto qualità-prezzo che in generale vi consiglio. Io grazie a Dio non le ho riacquistate perché ne ho veramente talmente tante che sarebbe una follia. La seconda è questa Chinese Ginseng and Rice, che è una maschera purificante e leggermente sfogliante con all'interno proprio dei granelli di riso. Era una maschera che si presentava sotto forma di crema molto molto pastosa con appunto dei grani di riso all'interno, bianco latte, con una buona profumazione, così non so, nota margine. Mi è piaciuta tanto anche questa, però non sono riuscita a finirla e purtroppamente ho dovuto buttarla. E per finire di nuovo The Body Shop Himalayan Charcoal, una maschera al carbone, quindi profondamente purificante e illuminante. Questa era nera come il carbone, pensa un po', molto molto densa, molto ricca e andava veramente a risucchiare via tutte le impurità, abbastanza intensa, una di quelle maschere al carbone che dopo la pelle tira un po', che però è anche parte del gioco. 3 maschere che non sono riuscita a finire ma che sicuramente vi consiglio di provare a seconda delle vostre necessità. Poi abbiamo 3 prodotti della Fresh, ne parliamo 4 prodotti della 5 prodotti della Fresh, chi offre di più? 5 prodotti della Fresh, ve ne parlo velocissimamente perché ne ho parlato molto in altri video. Questo è il Soy Face Cleanser, un detergente per il viso a base di soia che funziona benissimo anche per rimuovere il trucco o comunque gli ultimi residui di trucco. È il modo in cui lo utilizzo io normalmente a fine giornata. Dopo essermi struccata lavo la faccia con questo perché è molto delicato, adatto anche agli occhi, lo dice proprio Face and Eyes, quindi lo potete passare anche sugli occhi che non brucia, non irrita e va veramente a detergere a fondo la pelle. Poi abbiamo il Lotus Eye Gel, ce n'è ancora un 3 in 1, non l'ho finito, è scaduto e ho deciso di lasciarlo andare. Fra tutti i prodotti della Fresh questo è uno di quelli che non mi ha convinto molto, non notavo grandi miglioramenti. È un gel per il contorno occhi a base di loto, forse più adatto a pelli più giovani, mi viene da pensare. Altro detergente viso, il Rose Cleansing Foam, sempre della Fresh. Questo è sotto forma di spuma, vabbè, avete capito, schiuma, eccola. E poi c'è il neurone sulla ruota, tipo il criceto che gira così, sotto forma di schiuma, quindi usciva questa schiuma spumosissima che è molto delicata, a base di rosa, un detergente viso che mi piace tantissimo. Non l'ho più ricomprato perché sto usando altro, però è un ottimo prodotto. Se capitate in zone dove la Fresh si trova facilmente ve lo consiglio. Per finire un evergreen, questo è uno dei miei balsami labbra preferiti in assoluto. Questo è nella versione tra l'altro lemon, è lo Sugar Lemon Hydrating Lip Balm della Fresh, che sta dentro questa confezioncina. Sembra piccina picciò ma dura 100 anni. Io lo uso tutti i giorni, tutti i santi giorni, mattina e sera. L'ho già ricomprato in bagno, quello nella versione caramello, perché alterno un po', i miei preferiti sono limone e caramello. Ne sono usciti molti altri che non ho ancora provato. Quando finirò quello al caramello, perché questo è il mantra del momento, magari ne proverò un altro. Comunque idratantissimo, lascia le labbra morbide morbide, piacevole da stendere e ha queste profumazioni che mollare proprio. Ultimo prodotto della Fresh, una maschera che incredibilmente ho finito, incredibile. Questa è una maschera al tè nero, la Firming Overnight Mask, una maschera che ho finito soprattutto perché non è una maschera da risciacquare, è una di quelle che la metti la sera, vai a dormire, la tieni su, un po' come fosse una crema abbastanza ricca che va proprio a
a idratare la pelle, a tonificarla e a darle una botta di vita. Sapete che durante la notte la pelle tende un po' a rigenerare, è il momento in cui la pelle si rigenera, fa del suo meglio se non altro, e quindi fare questo genere di maschere da tenere su tutta la notte aiutano tantissimo. Ve la consiglio, di nuovo non l'ho ricomprata perché al momento veramente di maschere basta, anche basta. Tant'è, qua ne ho un'altra, questa volta però sono patch per gli occhi, un brand che onestamente non conoscevo, non so neanche bene come si chiama Pashness Paris, l'ho comprato in Francia così, un po' sulla scia dell'entusiasmo, mi piace tantissimo però, ecco, mi sembra che non avesse neanche un prezzo sconvolgente, perché sono quei patch di Hydra-Gel, non di tessuto ma di quella gel plastichino morbidoso, sta su, che quindi ti puoi mettere anche così a testa in giù e non te casca il patch, lo si tiene un quarto d'ora ed è veramente, anche perché è a base di collagene, va proprio a distendere, idratare e sgonfiare le borse, un ottimo prodotto, meglio se non lo ricompro, ma fidatevi, lo ricomprerei. Bene, siamo qua da quanto? Più di mezz'ora? Possibile? Non so quando monterò il video cosa riuscirò a fare. Comunque abbiamo ancora 3 prodotti per capelli. Uno è un classicone, l'Olaplex, che è una sorta, non è una maschera per capelli, ve ne ho già parlato 1 miliardo di volte, credo che un po' tutti lo conosciate. È proprio un prodotto che va a ricostruire il capello dall'interno, a ricreare i collegamenti dei capelli molto sfibrati. E se ho ancora 2 peli in testa, forse anche grazie a lui. Grazie. Poi abbiamo, purtroppo ho finito l'Untangle di Kevin Murphy, dico purtroppo perché lo trovo solo dal mio parrucchiere e come si può vedere chiaramente ci sono ancora andata. Un prodotto che mi è piaciuto un botto, veramente tanto, è una sorta di balsamo leave-in, di quelli che non vanno sciacquati, che allo stesso tempo però va anche un po' a proteggere dai danni causati dal calore, quindi è un termoprotettivo, uno spray abbastanza ricco, molto efficace sia per districare che per rendere i capelli lucidi. Si stende sui capelli dopo averli lavati e prima di asciugarli, fondamentalmente sul capello umido post lavaggio. Ottimo prodotto. E last but not least, ultimo prodotto di questo video, è uno shampoo secco della Oribi, un brand caro come il fuoco, ma proprio mollalo, però anche uno degli shampoo secchi che mi è piaciuto di più in assoluto. Ha una profumazione pazzesca, tipo a capello appena uscito dal parrucchiere, quella profumazione lì. Va veramente ad assorbire gli oli alla cute senza lasciare i capelli appesantiti o lasciare macchie e residui bianchi, che è una roba che proprio mi manda fuori di testa. Ottimo prodotto, l'ho già ricomprato in full size, ve lo dico, la butto lì. E così siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo e infinito video dedicato ai prodotti terminati. Spero di essere riuscita a darvi delle informazioni utili sui prodotti dei quali vi ho parlato, anche un po' per orientarvi, per capire se qualcosa vi ispira e vi è venuta voglia di provarlo, o se invece avevate mezza idea ma lasciamo perdere. Insomma, spero in qualche modo di esservi stata utile. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e chiaramente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Io per oggi vi saluto, vi ricordo anche così en passant sulla finish line che se vi interessa qualcuno di questi prodotti li linkerò tutti sul mio blog, o perlomeno tutti quelli reperibili online, perciò se vi è venuta voglia di provarne qualcuno fate un salto sul blog, trovate il link sia qui sotto nella info box o ancora più semplicemente cliccando sulla i che vedete qui sopra la mia testa, lì, spero proprio di star puntando nel lato giusto dello schermo, se no la figuraccia, comunque se non è lì è là. E direi che per oggi non c'è altro, vi auguro una favolosa giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!